Buongiorno mondo da Sardina del Nord. Siamo tornati qua ieri sera dopo aver fatto un breve giro a Puerto de la Nieves, a Gaete, e qui Mauro ha preferito tornare per farsi un bagnetto ieri sera e poi per dormire, perché qui si sta molto tranquilli e si sta bene. Quindi adesso partiamo, lasciamo Sardina del Nord, lasciamo con il bellissimo panorama. Guardate là di fronte a noi abbiamo l'isola di Tenerife, e da cui spicca benissimo il Teide, che è la montagna più alta di tutta la Spagna, che abbiamo in programma di andare a vedere da vicino nelle prossime settimane. Continuate a seguirci, un abbraccio a tutti. E ora si riparte Si nuovamente. Via! Quindi abbiamo lasciato Sardina e ora ci dirigiamo a Las Palmas nuovamente, perché abbiamo da incontrare degli amici che ci attendono. Ciao! Come stai? Bene, tu? Ciao! Ciao Isa, ciao! Come state? Eccoci, siamo a Las Palmas con Francesco e Isa, anzi con Isa e Francesco. Che sono loro. Eccoli qua! Ciao belli! E adesso, dopo un bel pranzo a bordo di Carletto, andiamo Esatto. Andiamo in città. a vedere Las Palmas, che non conosciamo. La Almeno città io vecchia, non Vegheta. Abbiamo la Butaja Betty. Betty è un nome bellissimo, no? Così come questa bellissima ragazza. Oh! Siamo qui nella Plaza Carrasco, una piazza abbastanza importante, anzi molto importante, perché è qui proprio nell'Hotel Madrid che si è fatto una parte della storia di Spagna. È qua che si erano riuniti Franco proprio nella lotta contro la Repubblica, quindi per fare quel colpo di Stato che poi ha cambiato la storia anche della Spagna. Dal 2012 che sto con lei. Wow. È un amore nella Adesso piazza bacio, ci dell'amore. Nella piazza dell'amore ci siamo conosciuti. Che bello! Sì, qua siamo nella piazza Sant'Anna, che è una delle piazze tipiche e modello di tutte le piazze costruite dalla Spagna dopo la conquista di tutte le varie colonie. Quindi una piazza così l'abbiamo anche in Venezuela, in Colombia. Com'è questa struttura della piazza? Con un potere religioso, con la cattedrale che potete vedere, la cattedrale di Sant'Anna, il palazzo vescovile che è proprio qua alla vostra sinistra. Dall'altra parte invece potete vedere l'aiuntamiento, che sarebbe il comune, quindi il potere della città, mentre alla sinistra del comune lì c'è la delegazione del governo di Castiglia e León. Siamo nella casa museo di Pere
Galdós. E qui siamo alla Playas de la Cantera. Hanno fatto delle sculture di sabbia immense, che però purtroppo oggi è l'ultimo giorno, quindi non è possibile visitarle da vicino, ma le vediamo solo dalla strada. Buongiorno Mauretto. Buongiorno Bettina, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo a Las Palmas, in questo parcheggio dove abbiamo dormito questa notte, siamo praticamente in città. È l'unico posto che abbiamo trovato dove è possibile parcheggiare e dormire, anche se è un po' trafficato. Anche perché dobbiamo fare delle commissioni, oggi abbiamo un centro commerciale qua vicino, dobbiamo prendere del materiale e quindi ne approfittiamo, ci sposteremo dalla città questo pomeriggio. Ieri Francesco e Isa ci hanno accompagnato in una visita della città, loro vivono qua, con Francesco e Isa ci ritroveremo anche nei prossimi giorni, ma non a Las Palmas, magari in qualche luogo più, diciamo, ameno. Anche perché loro sono due guide turistiche di Gran Canaria e quindi chi meglio di loro ci possono raccontare com'è questa isola e mostrare anche i luoghi più suggestivi, più belli, oltre che la città di Las Palmas. Ora andiamo, vedete con noi che commissioniamo. Come dicevo, ci sono delle commissioni per memorizzare tutto il materiale che voi vedrete nei nostri video. Ovviamente abbiamo bisogno di spazio, abbiamo esaurito tutto lo spazio nei nostri hard disk esterni e quindi siamo dovuti andare a comprare un hard disk nuovo, altrimenti non possiamo continuare ad immagazzinare i filmati che poi voi vedrete. Eccola qua. Siamo partiti che avremmo dovuto acquistare solo un hard disk esterno e poi ne abbiamo presi 1000 altre di cose. Come al solito, come sempre accade in queste situazioni, e l'unica cosa che realmente ci serviva per migliorare gli Audi, soprattutto dei nostri filmati, non c'è. Mi sa che ce la faremo spedire. Allora, uno dei tanti problemi che si hanno in camper, perché ci sono anche problemi, non ci sono solo cose ludiche divertenti, noi dobbiamo cercare anche di riempire le bombole del gas che ci servono per far da mangiare, per il riscaldamento dell'acqua del boiler. Problema: l'Europa si unifica in tutto, meno che sugli attacchi delle bombole del gas. Sono tutti diversi. Italia, Francia, Spagna, addirittura tra Spagna e Spagna, cioè tra Spagna penisola e Spagna isole, Canarie, ci sono degli attacchi diversi, così che noi non possiamo sostituire le stesse bombole spagnole con altre perché hanno attacchi con regolatori completamente differenti. Però siamo riusciti a trovare, a un prezzo decisamente più alto, purtroppo, chi ricarica le bombole direttamente. La compagnia Disa, attraverso dei suoi incaricati, ti possono ricaricare le bombole. Siamo parcheggiati qua di fronte alla Playa de Pozuelo, vicino alla Garita e soprattutto vicino a dove domani mattina dobbiamo andare a riempire le bombole del gas, che è la cosa più importante. Però c'è anche una bella spiaggetta e cerchiamo di capire se riusciamo a farci un bagnetto. Perché Mauro vuole fare bagnetto come sempre, andiamo a vedere.
Andiamo a vedere il Bufadero della Garita. A sud di Las Palmas ci siamo fermati in questa zona dove abbiamo già parcheggiato il camper e c'è una lunghissima passeggiata lungo costa, perché in questo punto l'autostrada passa un po' all'interno, quindi qui ci sono dei villaggetti che vanno da La Estrella, La Garita fino a Salinetas, dove c'è tutta questa lunga passeggiata molto carina in mezzo alle rocce basaltiche vulcaniche e anche delle spiagge di sabbia nera, nerissima, è molto carina. Proprio carina questa, una lunghissima passeggiata, stupenda. Ora siamo nel tardo pomeriggio, quindi la gente un po' si è allontanata, però la temperatura è perfetta, io sono in pantaloncini. Buongiorno, noi ci siamo svegliati qui stamattina in mezzo a tanti altri camper. Sono un po' semi-zingareschi, però insomma è gente tranquilla che vive probabilmente qui. Non abbiamo avuto assolutamente problemi, siamo direttamente sulla spiaggia, il posto è bello. Ora vi faccio vedere. Ormai siamo a Gran Canaria da 4-5 giorni e ci siamo resi conto quanto sia diversa dalle altre isole che abbiamo visitato precedentemente, sia Lanzarote e Fuerteventura. Infatti qua è molto abitata, ci sono in quest'isola circa 900.000 abitanti, di cui quasi la metà al nord, a Las Palmas de Gran Canaria o zone limitrofe. Quindi insomma è difficile qua trovare zone come Lanzarote e Fuerte, molto isolate, con pochissima gente, perché qua comunque ci sono sempre molte abitazioni, molte persone, c'è gente ovunque. Comunque anche quest'isola ha il suo fascino e la vogliamo comunque scoprire fino in fondo. Anzi, poi nei prossimi giorni cercheremo anche di andare un po' in montagna, dove ci sono delle zone molto belle che ci hanno suggerito di visitare, e quindi vi faremo vedere anche quello. Oggi però abbiamo altre commissioni da fare, quindi non ci possiamo fermare momentaneamente in spiaggia. Magari vediamo nel pomeriggio se riusciamo a risolvere tutto, se riusciamo a completare i nostri impegni burocratici e logistici. È proprio questo qui davanti a noi il deposito logistico della DISA, dove ci hanno detto che possiamo riempire le nostre bombole del gas. Ora ci stiamo andando, vediamo che ci dicono. Incombenza 1 della mattina, ricarica bombola gas.
Ce l'abbiamo fatta, bombola riempita. Adesso la rimontiamo con l'attacco spagnolo. Allora, avevamo finito il disgregante e quindi abbiamo dovuto riprenderne un altro per il potty, come lo chiamano qua, che sarebbe la cassetta del cesso. E in più abbiamo preso anche dei pezzi di ricambio delle porticine posteriori che ci servono perché si sono rotte i blocchi delle porticine posteriori. Qui in Gran Canaria gasolio 1,030, €1,03. Altra incombenza di oggi, fare i servizi, carico, scarico e gli ultimi lavori di manutenzione che Mauro adesso sta facendo. Pezzi di ricambio. Altra incombenza, lavanderia. Oggi è giornata di lavoro. Anche qua abbiamo delle piccole saline di Tenerife. Eccole qui, in mezzo alle pale eoliche. La Bettina sulle dune di Maspalomas. Che dune dunose! Le dune di Maspalomas. E arrivare là in cima per avere il bel panorama.